Ehi là, ciao Tribers, benvenuti a un nuovo video sul canale di Triber. Oggi un'altra puntata speciale di Tribers Life, dove andremo a vedere un pochino di più che cos'è e come funziona la campagna Always On. Sicuramente l'avrete già vista in piattaforma questa campagna, perché è una campagna presente nelle dashboard di tutti. Ma oggi ho qui con me il Triber Leader Tommaso, che ci darà una mano a vedere come funziona questa campagna e a capire meglio che cos'è e a che cosa serve. Detto questo, senza perdere altro tempo, direi passiamo la parola a Tommaso e sentiamo cosa da dirci a riguardo. Ciao Triber, oggi parliamo della Always On, la campagna dedicata a chi ama andare sempre alla ricerca di bug. Prima di tutto la campagna Always On è una campagna immortale, infatti il termine Always On significa letteralmente sempre attiva. Per questo motivo può tornare molto utile per guadagnare qualche punto esperienza in più in fondo al mese, in modo da mantenere o addirittura aumentare il proprio livello di attività mensile, che come diciamo sempre influisce sul numero di inviti per le campagne remunerate che si ricevono. Il bello di questa campagna sta proprio nel fatto che non devi testare un sito o un'app in particolare. Puoi segnalare bug su siti e app che usi quotidianamente da qualsiasi dispositivo o sistema operativo, purché non sia eccessivamente obsoleto. Da poco è uscita la nuova edizione di questa campagna, dove, a differenza della precedente, oltre ai bug di Severity Critical, si possono anche segnalare bug di Severity High. Per questo motivo, in questa nuova edizione ci saranno molte più possibilità di segnalazione, visto che bug high sono solitamente più frequenti di quelli critici. I siti e le app in cui potrai andare a cercare bug sono tutti quelli pubblicamente accessibili, inclusi quelli dei brand più noti come Google, Meta, Microsoft o Apple. Sono quindi esclusi siti amatoriali, blog e siti e app dedicati ad una cerchia ristretta di utenti. Nel caso delle app puoi valutare questo aspetto andando a vedere il numero di download effettuati sugli store classici. Sempre per le app non sono validi i bug che vengono segnalati su app che non vengono aggiornate da diversi mesi o addirittura da anni. Anche in questo caso puoi controllare dal tuo store la cronologia degli aggiornamenti. I bug di interesse sono appunto quelli che hanno un alto impatto sull'utilizzo del sito o dell'app che stai testando. Come dicevo prima, quelli di Severity High e Critical. Per fare qualche esempio abbiamo i classici errori 404 o più in generale i link non funzionanti, crash dell'app o del sito o addirittura errori che impediscono di portare a termine il processo di acquisto. Ovviamente, come ci insegnano i nostri Triber Coach, questi esempi non sono sempre validi. Infatti, la severity di un bug varia proprio in base al prodotto digitale in cui si trova. Se vuoi chiarire meglio questo concetto, ti consiglio di andare a vedere il terzo episodio di Triber's Life Bug Hunting, dove Fabrizio spiega perfettamente come riconoscere la severity di un bug in base al prodotto in cui si trova. Non saranno invece accettati bug di tipo security e bug derivanti dalla modifica del codice sorgente dei siti web. Inoltre non sono ammessi bug duplicati dallo stesso Triber e con duplicato si intende anche la presenza dello stesso bug in diverse sezioni dello stesso sito. Per conoscere le regole di caricamento dei bug e per capire meglio le sezioni out of scope e in scope della campagna Always On, ti consiglio di andare a leggere bene il manuale. Lì troverai tutte le istruzioni necessarie per compilare il bug form a regola d'arte. Il bello è proprio che non ci sono limiti al numero di bug che puoi caricare nella campagna Always On. Ciascun bug high approvato ti farà ottenere 50 punti esperienza, mentre per i bug critical potrai ottenere 100 punti esperienza. I bug caricati nella Always On vengono elaborati entro 15 giorni lavorativi dalla segnalazione, durante i quali potrebbero mettere il bug in review per chiederti nuove evidenze o per farti revisionare il form. In questo caso ricorda di utilizzare il campo Additional Comments per inserire dati aggiuntivi richiesti. Adesso che sai come funziona la Always On, non ti resta che andare a caccia di bug. Ci vediamo alla prossima e passo di nuovo la parola a Carlo. Ok, grazie mille Tommaso per avermi ripassato la parola. Ci ha detto un sacco di informazioni davvero utili e comode per capire cos'è e come funziona la campagna Always On. Io personalmente trovo che la campagna Always On sia davvero ottima per guadagnare un po' di punti esperienza in più quando troviamo un bug mentre utilizziamo le nostre applicazioni della vita di tutti i giorni. È vero che servono bug high o critical, ma questi non sono così difficili da trovare appunto in un utilizzo quotidiano delle applicazioni dei siti. Detto questo ragazzi, fatemi sapere nei commenti se voi avete mai trovato bug
simili e se anzi avete già utilizzato la campagna Always On o inizierete dopo questo video. Per il resto il video di questa settimana si conclude qua e noi ci vediamo la prossima settimana in un nuovo video.